Bentornati sul canale di Anime dal Mondo. Oggi vediamo una cosa particolare, anche perché, insomma, vista la settimana, se state vedendo il video adesso che viene pubblicato in questa settimana, l'Italia è immersa in una morsa di gelo incredibile e quindi fa un freddo canarino. E allora oggi andiamo a vedere come realizzare la nostra neve per i diorami. Già, iniziamo! Bene, partiamo con questo tutorial. Come dicevo prima, se state guardando questo tutorial adesso, quindi il giorno in cui è stato pubblicato, sappiate, come dicevo prima, appunto, che siamo in una morsa di gelo infernale in questa settimana, quindi ricordatevi che, insomma, bisogna anche stare un po' attenti, copritevi bene soprattutto. Ma partiamo con questo tutorial, quindi come realizzare la nostra neve per il diorama. Abbiamo bisogno di qualche elemento, adesso ve li faccio vedere. Abbiamo bisogno, io li ho già divisi ovviamente, ma abbiamo bisogno del sale, poco, insomma poco, dipende da quello che dovete fare, ma questo è semplicissimo sale da cucina. Abbiamo bisogno del bicarbonato, anche questo è un classico bicarbonato. Lo mettiamo qui. Abbiamo bisogno di acqua, abbiamo poi bisogno di colla vinilica, del acrilico bianco, in questo caso io uso questo, ma potete usare anche un colorante diverso, ma se dovete fare la neve sicuramente sarà bianca, e un'altra ciotolina dove realizzare il composto. E ora passiamo alla preparazione, ve la faccio molto veloce. Io ovviamente mi sono preparato anche una basetta per farvi vedere l'applicazione. Se volete vi dico anche addirittura che cosa abbiamo per stendere poi la nostra neve. Abbiamo una spatolina e un pennello nel caso ci serva, ma poi li vedremo dopo. Nel frattempo mi farò aiutare anche dal mio amico Doraemon, perché dopo ci servirà. E adesso prepariamo il tutto, spostiamo tutto quello che al momento non ci serve. Io ho fatto più o meno delle proporzioni, fate conto 50 e 50 per bicarbonato e sale normale. Io in questo caso li verso entrambi in un recipiente, in questo caso un bicchierino, giusto per farvi vedere come si realizza. Aggiungo un po' di acqua a coprire il tutto, poi si potrà anche togliere o mettere, ma in questo caso io ne tolgo un pochino così vi faccio vedere anche come viene il tutto. Poi aggiungiamo, sembra un po' un intruglio, però insomma è così che io le realizzo e mi viene semplicemente molto molto bene. Aggiungo un po' di colla vinilica, il QB, il famoso quanto basta, cioè non deve essere troppa, non deve essere poca, poi al massimo la aggiungiamo dopo in seguito. Abbiamo messo anche la nostra colla e in questo caso posso girare anche con la spatolina perché va bene così, dopo l'andremo comunque a spalmare sul nostro modello con la spatolina, quindi va bene così. Una volta amalgamato, io lo faccio molto velocemente per farvi vedere, non spaventatevi. Allora, se vedete che è troppo liquido in questo senso, allora intanto aggiungiamo un po' di colore. Mettiamo il bianco, ovviamente non esagerate col bianco, anche perché la colla vinilica già ha una colorazione bianca, quindi rimane abbastanza biancastra. Poi c'è il bianco sia del sale, in realtà poi rimane quello del bicarbonato, però insomma non esagerate perché insomma c'è già tanto bianco. Allora andiamo a mescolare ancora un po'. Già qualcosa si forma, ovviamente se ci sono grumi, oddio, i grumi possono essere anche utili, non vi dico di no, non vi dico castronerie, però i grumi possono essere utili perché danno poi anche un po' un senso di realismo quando andate a mettere la cosa in piedi, quindi a spalmare la vostra neve sul diorama. In questo caso io aggiungo ancora un po' di colla perché mi sembra un po' poca. Andiamo a prendere, io vado molto occhio, non ci sono le proporzioni, proprio per vedere a che punto è la densità. Deve essere una cremina un po' tipo yogurt, mi piace lo yogurt, ecco questo già è abbastanza yogurtato, questo è un po' troppo, forse assomiglia un po' a fiocchi di latte. In questo caso vado ad allungarla un pochino con l'acqua
perché prima era troppo liquida, adesso era troppo solida. La diluiamo un po' con l'acqua. Quando vedete che non c'è tanta acqua, quindi viene quella che vedete che viene sopra, vedete che c'è tanta acqua, ecco, dovete cercare di non farla rimanere, insomma, deve essere abbastanza compatto come soluzione, come amalgamazione. Oggi ho coniato anche questo povero vocabolo che non esisterà mai nel vocabolario della nostra lingua italiana, ma va bene così. Io vado a prendermi un po' tutto quello che rimane qua dietro. Ok, a questo punto intanto vi dico che con la colla vinilica servirà soprattutto per fare in modo che attacchi al modello che state realizzando, ma terrà compatte anche tutti gli altri elementi, quindi sia il sale, che tenderà a sciogliersi sostanzialmente, come il bicarbonato. Perché insieme? Perché comunque non verranno mai sciolte definitivamente, perché lo state facendo con acqua fredda. In sostanza diventerà questa poltiglina, spero si veda in favore di luce, verrà questa poltiglina. Io aggiungo ancora un pochino di colla perché così rimane un po' più densolina. Oggi proprio con i vocaboli vado a iosa, proprio una cosa incredibile. Allora colla, ok, perfetto, ci siamo quasi ragazzi. Il bianco l'abbiamo messo, il sale e il bicarbonato l'abbiamo messo, il colore l'abbiamo messo. Diciamo che siamo a un buon punto, Adesso io, per praticità, mi sono preparato anche, anzi adesso lo metto qua, spero si veda, è una poltiglina, insomma, tipo yogurt, insomma, proprio come vi dicevo all'inizio. Mi sono preparato un semplicissimo fazzolettino di carta. In questo caso, per non esagerare, me ne strappo un pezzo, questo lo metto da parte, questo in realtà mi servirà dopo. Prendo quello un po' più grande e vado a prendere la mia basettina dove andremo a fare il nostro diorama. Insomma, quello che stiamo per fare è una cosa bellissima. Allora, intanto sono proprio spiritoso, guarda, sono proprio spiritosissimo, una cosa incredibile. Allora, bene, siamo a posto. Allora direi di iniziare, anzi facciamo ancora una cosa, perché vedo che è salita un po' d'acqua e non deve esserci troppa acqua, altrimenti poi sborda da dove la dovete mettere. Quindi aggiungo un po' di colla che fa appunto da collante tra gli elementi. E intanto vi dico che quando perché uso il sale e il bicarbonato? Prima di tutto perché sono a grani molto piccoli e con l'acqua fredda difficilmente si scioglieranno, o comunque non tutti, diventeranno proprio una poltiglia come vedete adesso. Ecco, adesso già è un po' meglio. Soprattutto quando poi andrà ad asciugarsi il tutto, i cristallini che sono dentro al sale soprattutto daranno quel senso di traslucenza, vedrete, un po' come se fosse brillantinoso, ecco, una cosa simile. Ed eccoci qua, abbiamo finito il nostro bel impastino e adesso lo andiamo a posizionare. In questo caso uso la spatolina, in questo caso lo metto così. Adesso fate conto che questa è una base non trattata, quindi non c'è né primer, non c'è niente. Io adesso vado a stendere la mia bella neve, sperando che a qualcuno interessi, come dico spesso, perché magari dei miei video magari non vi interessa tutto, quindi giustamente andate a fare o girate su altri canali. Non fatelo, assolutamente non fatelo, non andate su altri canali. Bene, no, sto scherzando, anzi ce ne sono tanti che meritano, quindi andate pure a visitarli. Poi chissà, magari, come è già successo, faremo qualche video insieme. Insomma, io prediligo questa tecnica, non quella ci sono anche gli spray che fanno la neve, però in realtà mi sembra molto asettica, come dico in tanti altri video, soprattutto i primi, dove dico la differenza tra diorami e plastici. Magari vi lascio il link qua sopra, lo andate a vedere, o comunque lo trovate nelle mie playlist. Insomma, c'è una grossa differenza tra una cosa comprata già fatta e una cosa che andrete a fare voi per quello che vi serve. A me personalmente piace di più una cosa del genere perché posso gestirla, quindi posso, per esempio, in questo caso lasciare dei grumi, oppure
farla un po' più così, insomma, un po' più piatta, un po' più alta, con dei buchi, insomma posso decidere io come farla. Ed ecco qua che abbiamo posizionato la nostra neve. Adesso io faccio una bella cosa, perché altrimenti qua succede come al solito un casiotto. Vado a prendere addirittura che è cascato tutto, pulisco la mia bella spatolina, perché mi raccomando pulite sempre gli attrezzi perché sono indispensabili per questo lavoro, per questo hobby soprattutto, quindi puliteli sempre bene. Io queste spatole ce le ho da un secolo, vanno ancora benissimo, quindi va bene così. Il pennello in realtà potrebbe servirmi per magari andare a mettere a posto dove magari sono andato fuori, oppure voglio, non so, fare dei disegni addirittura sulla neve. Lo potete fare, la classica scritta sulla neve, ecco, potete farla magari col pennello. Mi raccomando, pulitelo sempre bene perché dentro c'è colla vinilica e quindi insomma capite anche voi che poi si attaccano le setole e non lo usate più, quindi sciacquatelo bene. Ora, una volta fatto questo, non aspetto che asciughi perché sarebbe inutile. In questo caso io prendo un pezzettino di carta che ho strappato prima e prendo il mio amico Doraemon, glielo metto sotto. Perché faccio questa cosa? Perché questo è Doraemon e vabbè, è la prima cosa che mi sono trovato in realtà. Però se voi dovete fare un diorama così nevato e magari dovete metterci dei soldatini, facciamo un esempio del genere, un esempio molto classico tra l'altro, dovete magari inserire dei soldatini che stanno correndo sulla neve. Se mettete il soldatino semplicemente attaccato sopra la neve non è realistico, perché sulla neve bene o male il piede affonda col peso del vostro corpo. Quindi andremo a fare una cosa, allora si può usare, io uso la carta di questo tipo semplicemente perché assorbe un pochino quello che è l'umidità che ha già dentro questo intruglio, e quindi può essere buono da una parte, peggio dall'altra. Ovviamente la carta cerca di attaccare la parte che interessa, quindi attaccherà molto la cosa sotto, ma col pennello poi si possono rimediare le cose. Io in questo caso vado a semplicemente fare una cosa del genere e vedete che già si è asciugata un po'. La cosa la potete fare anche se volete asciugare un po' prima la neve. Adesso ovviamente io vado a fare semplicemente un solco per farvi capire, spero si vede in qualche modo. Vedete, se prendete il piedino del vostro soldatino, lo impiantate bene, magari con il pennello andate a fare magari i contorni mentre ce l'avete posizionato e avete realizzato poi l'orma di quello che è il piede del soldato in sostanza. Bene, questa era la neve. Una volta asciutto poi insomma vedrete il risultato, ve lo assicuro. Una volta asciutto potrete anche magari passarlo con del bianco, magari dando un dry brush con solo bianco puro potrebbe essere una buona soluzione, però probabilmente andrete anche a coprire quella cristallizzazione che il sale e il bicarbonato insieme fanno, quindi secondo me non è il massimo. Quindi lasciatela asciugare bene, mettete sempre sotto qualcosa perché può essere che l'acqua intorno va a sbordare o magari cade, quindi coprite sempre bene quello che avete sotto e non ci saranno problemi. E ora passiamo ai saluti. Bene, vi è piaciuto questo tutorial? A me sinceramente piace farvi vedere anche come si fa, anche per realizzare le cose con pochi spiccioli. Insomma, alla fine abbiamo visto del sale, del bicarbonato, della colla vinilica. Insomma, se poi ci aggiungete l'acrilico, in realtà il costo maggiore forse è l'acrilico e una boccettina di colla, niente di più. Quindi spero vi sia stato utile questo tutorial e spero che torniate ancora sul nostro, o meglio sul mio canale. Perché parlo sempre di noi quando in realtà io sono da solo? Questo me lo devo ancora spiegare, ma prima o poi scoprirò questo fatto. Va bene, dai, ci vediamo al prossimo video. Qui da Alex e Anime dal Mondo è tutto. Ciao!